non so perché, ma mi ha preso questa cosa, ho lasciato il microfono, ho cominciato a correre e sono saltato sul pubblico, ho fatto un salto enorme che quando lo rivedo faccio, ma che cazzo mi ha detto il cervello? Ma se non mi prendevano morivo, ma proprio morivo. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, bentornati, questa volta vale doppio perché se tutto va come deve andare, come ovviamente speriamo, questa dovrebbe essere la prima puntata dell'inizio di una nuova stagione, di una nuova era, quindi grazie ancora a tutti per essere di nuovo qui, spero che abbiate passato una bella vacanza, quindi sì, anche tu amico che ci stai guardando e ascoltando in questo momento, qualcosa di bello l'avrai vissuto in questa estate, che magari non è stata per tutti vacanza, ma noi volevamo ripartire nel modo migliore possibile, quindi rieccoci, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale di nuovo, questa cosa vale doppio, se ci state ascoltando su Spotify grandi continuate a farlo anche lì, insomma l'iter o l'intro iniziale resta praticamente lo stesso, come un po' il concetto fondamentale, cioè fare delle belle chiacchierate con degli amici che hanno delle storie interessanti, di ispirazione, qualsiasi cosa io dica adesso in realtà secondo me diventa riduttivo rispetto secondo me alla chiacchierata che può venire fuori adesso, perché per tutta una serie di motivi che adesso scoprirete, signore e signori, dal basement è passato Damiano dei Maneskin. Damiano dei che questo molti pensano sia il tuo cognome, sì, peraltro, il signor dei Maneskin è diventato il mio cognome. Damiano David, sì, in realtà all'anagrafe. Tra l'altro io ti ho fatto sentire questo che io credo che per te in questo momento sia assolutamente nulla, perché il momento, io sono sincero, il momento in cui stiamo registrando questa chiacchierata, questa puntata del basement è il giorno dopo San Siro. Il giorno dopo si vede da quella si vede. Lo diciamo anche per giustificare insomma il fatto che Madonna, che sì, anche perché questo tono di voce. No, però sono contento che sia così, perché mi sono sempre chiesto com'è il giorno dopo uno stadio. Molti sentimenti contrastanti, cioè noi veniamo da un tour lunghissimo, infinito, quindi diciamo che la prima sensazione è stata tipo, cioè l'abbiamo portata a casa, è finita, abbiamo fatto queste 100.000 date, siamo arrivati vivi alla fine, quindi adesso siamo molto contenti di averci sto mesetto di vacanza, però comunque allo stesso tempo ti rendi conto di essere arrivato al massimo possibile a cui si può arrivare, almeno nel proprio paese, quindi cazzo, che roba, figo. Quanti ne avete fatti? Abbiamo fatto 4 più la data 0, quindi di date non lo so, mi dovete aiutare, ma andiamo in tripla cifra. Ma è vera quella cosa, è vera quella cosa che, cioè, che ogni tanto poi perdi anche un po' la cognizione, ti svegli in un posto che non ti ricordi? Allora, no, perché comunque bisognerebbe essere veramente, forse i musicisti di un tempo che erano un po' più alterati di noi, loro se lo scordavano, però una volta in Belgio mi era capitato, cioè che proprio sono salito sul palco e ho detto che volevo dire ciao alla città e ho detto cazzo sono, che questo deve essere l'incubo di chiunque salire su, orribile, sbagliare città, sbagliare pronunce, sono cose bruttissime, deve essere una roba. Infatti, io parlo il meno possibile infatti sul palco, evito figure di merda, evito qualsiasi tipo di figura, però il giorno dopo ho sempre, soprattutto a chiusura in questo caso di un tour lunghissimo, non è anche quell'effetto rebound del boom, il casino più totale e l'adrenalina, la roba, e poi il giorno dopo? Ma io penso che quello ce l'hai se diventi dipendente dalla folla, cioè quello che succede sul palco per me è molto importante che rimanga sul palco, cioè non è il mondo reale il palco entro, è casa mia, posso fare quello che voglio, vale tutto e la gente avrà delle reazioni 99 volte su 100 positive, anche magari delle cose un po' più estreme della norma. Una volta scesi dal palco torniamo sullo stesso livello, cioè non è che ti posso sputare l'acqua addosso mentre siamo in giro per strada, cioè me meni e fai bene. Quello è proprio un mondo fantastico, no? È un po' il nostro regno dove possiamo fare quello che vogliamo. Però poi una volta fuori, a parte che noi abbiamo quasi sempre amici che girano con noi quando suoniamo, quindi abbiamo subito la sberla di sì, vabbè, hai suonato, però cioè
chi Beh, questa roba è importante. No, però, no, è bellissimo che siamo tutti riusciti a mantenere comunque gli amici che ci conoscono da prima. Cioè del quello successo. schiaffo continuo con la realtà, Sì, sostanzialmente. quella cosa di, cioè, bravo, però, cioè, La presa in giro classica con esatto, l'amico. Esatto. E quindi io questa cosa non l'ho mai subita. La cosa che subisco un pochetto è magari pensare, ok, adesso, ma fino a settembre, cioè a settembre riparte il tour, però fino a settembre che faccio? Mi riposo Certo. veramente, penso già al prossimo progetto, scrivo canzoni, cioè è più quello che mi mette... E di solito qual è la tua tendenza? A riposarti o a non... Dipende, vado molto a fasi, dipende anche dal quello momento, che stai vivendo sì, tu. dal momento corrente. In questo momento sono abbastanza, cioè un momento molto florido, quindi Sì. penso che finirò per non riposarmi e continuare a lavorare. Poi si dice quando il detto è quando il ferro è caldo bisogna battere, cioè, però diciamo che il ferro è caldo ormai da parecchio tempo. E infatti io ti ringrazio un casino per essere qui, era forse il modo migliore per iniziare di nuovo insomma, con le puntate del Basement e quando ho insomma, creato questo contesto eccetera, essendoci anche tanti riferimenti a una passione comune, perché tutte le volte che è capitato di incontrarci più che di musica abbiamo parlato di basket. Innanzitutto sfatiamo questa leggenda che non è una leggenda mai vera, tu giocavi a basket Sì, e anche bene. Abbastanza bene. Mi dicono poi abbastanza bene. abbastanza Sì. bene. Poi ho smesso, poi A Roma, giusto? Sì, poi sono rimasto di un'altezza normale, quindi... È quella che no, strano, di solito la gente no, perché poi mi sono infortunato, che se no sarei in NBA, di solito sono... la classica storia, no, okay. Io dovevo giocare con la Roma, poi mi sono fatto il crociato, non sono più tornato quello di prima. E quello, e poi tante volte seguendoti nelle vostre avventure, quando ti vedevo courtside a Los Angeles a vedere i Lakers, ti ho immaginato, cioè non so come dire, ho empatizzato tantissimo con te, perché un conto quando vedi tanti, però quando sai che c'è qualcuno che poi è proprio appassionato di quella cosa ed è lì, deve essere forte. Quello è stato bellissimo, specialmente siamo andati tipo 3 volte, però in un'occasione non so per quale tipo schema divino siamo riusciti, cioè il mio posto era la prima sedia accanto alla panchina dei Lakers, certo. E quindi a giro mi si sono seduti accanto Westbrook, Anthony Davis, c'era ancora Howard all'epoca, okay. E sono tutti quelli che comunque io sono cresciuto vedendoli e sentendomi male, e a un certo punto Westbrook si è seduto un po' veementemente e mi è venuto addosso, io lì ho pensato cioè mi ammazza, e invece si è girato e c'è pure la zeppola, mi ha fatto sorry. Però ho perso 10 anni, però è stata un'esperienza. No, ma poi tu eri lì come Damiano, eravate lì come i Maneskin, cioè non è che eri lì a vedere la partita, cioè c'è stato proprio, se non ricordo male, celebs. Cioè sai quando c'è l'inquadratura, la telecamera che gira e inquadra le celebrità, non so, Jack Nicholson, non so se c'era quella sera, e poi siete spuntati voi. Sì. Cioè che roba. No, divertentissimo. Deve subito essere... su Twitter che volevo vedere la foto courtside. Incriminata a vedere che cosa è successo. Quindi insomma, per tutti questi motivi sono contento che tu sia qui, ovviamente perché credo che la vostra sia una delle storie di più grande ispirazione degli ultimi anni, in assoluto in Italia, e allo stesso tempo anche una di quelle che più racconta diverse facce del nostro paese, di quello che succede, di come vengono vissute poi certe cose. Alcune cose sono tangibili, abbiamo citato San Siro e tutti gli stadi. Io sono venuto a Torino quando avete fatto la data a Torino ed è stato pazzesco, e chiunque ha partecipato ai vostri concerti, non c'è una persona tra quelle che conosco io che non abbiano dato un feedback incredibile, cioè che poi, a prescindere magari se il conoscere tutte le canzoni, conoscerle di te, ma vieni praticamente travolto dall'energia, da quello che avete fatto voi, e quella roba lì non è che si può improvvisare, non è una roba dove, cioè, è anche questa, come dire, che mi ha sempre colpito, anche un po' questa vostra immagine appunto molto rock and roll, che però oggi si sposa con anche un'immagine di duro lavoro che c'è dietro, e che spesso a volte magari è la cosa più difficile ovviamente da raccontare. Cioè ad esempio per il tour che avete fatto adesso, quanto ci avete lavorato, che tipo di lavoro ci avete fatto? Ma il discorso è che è un lavoro costante, cioè che non finisce mai. Tu comunque ogni volta che si fanno le prove si ripassano tutti i pezzi, si scrivono parti nuove, collegamenti tra i pezzi. Io se non canto una canzone per un mese
la devo riprovare, perché Chiaro. comunque c'è anche tutta una parte di memoria muscolare, proprio i muscoli che ti fanno cantare, che devi un attimino risvegliarli. Poi c'è tutta la parte fisica, perché comunque noi facciamo un tipo di performance che richiede tanto sforzo fisico, ti ripeto, cioè non ci sono dei periodi che diciamo ok, allora 6 mesi ci mettiamo a costruire il tour. No, perché È in mezzo proprio, devi fare comunque a tante parte altre che ci sono cose. altre 2000 cose, è proprio un lavoro costante di anche banalmente andare a vedere concerti di altre band, di altri artisti, e quindi magari rubare una cosa del palco o rubare un'interazione, comunque andare a vedere dove gli altri sono ai nostri occhi meglio di noi, e andare a vedere anche quello che poi non vogliamo riportare sul nostro palco. Qual è una delle ispirazioni che avete preso durante questo, o uno dei live che appunto ti ha colpito talmente tanto da dire facciamo qualcosa? Per esempio, quando tipo 2 settimane fa abbiamo suonato a Glastonbury e c'erano gli Arctic Monkeys headliner, e il palco loro è incredibile, stupendo, sembra un residential show tipo anni 60 a Las Vegas. Ci sono queste scalinate con sto schermo tondo dietro, tutto sui colori tipo oro, legno, sembra proprio di essere in un'altra epoca. Poi soprattutto lui, ma tutta la band ha preso comunque questa estetica molto quasi crooner, cioè era figo perché creava proprio un immaginario, cioè eri a Glastonbury, quindi fango, tende, e poi ti giravi invece ed eri a Las Vegas negli anni 60, cioè è figo, crei proprio un mondo, e secondo me il concerto ha quello come obiettivo primario, non è come molti pensano, tipo uno show off di quanto sei bravo, quanto sei intonato, bravo tecnicamente. Quella roba che ovviamente è importante, però secondo me in quei casi passa un po' in secondo piano, è più quanto tu riesci a coinvolgere la gente nel tuo mondo, poi, perché comunque il live è veramente il tuo mondo, cioè il tuo palco con le tue luci, la tua scaletta, cioè è veramente la cosa dove hai più potere in mano, perché hai anche in mano l'ordine in cui le persone ascolteranno le canzoni, il feeling che gli vuoi dare con quella canzone, perché ovviamente in base alla tua interpretazione cambia tantissimo, e cambia di più che magari rispetto alla versione digitale, no? E quindi io personalmente valuto i live su quello, anche se sei bravissimo, se non mi immedesimo ti ascolto su Spotify. Cioè voi fate anche una cosa, mi ricordo anche a Torino, ma visto che l'avete fatta sempre, quando fate Cool Kids salgono sul palco, Sì. alcuni Sì, quella sì, roba sì, lì sì. l'hai vista, ti ha ispirato qualcosa? C'è una roba che ti è... Quella roba lì non mi ricordo da chi l'abbiamo presa. Mi sa che abbiamo visto un concerto degli Idols e gli hanno fatto tipo invasione di palco a loro. Gli hanno spaccato lì, diciamo non volontario. Esatto, mi sembra, non voglio dire una cazzata, però, e quindi abbiamo detto vabbè, facciamolo, però facciamolo organizzato, semi-regolamentato. Sì, ma ha vissuto vari stage questa cosa in realtà, perché all'inizio era tipo Tana libera tutti, cioè fate salire tutti. Poi non mi ricordo dove eravamo, in qualche paese dell'est Europa stavamo suonando, quindi con pubblico bello animato. A un certo punto stavamo suonando, era un festival, quindi palco condiviso, panico. A un certo punto stavo cantando, mi sento toccare sulla spalla, mi giro ed era il promoter che era salito sul palco e mi faceva Damiano, ti prego, basta, ci stanno... E poi alla fine non so nemmeno... perché era salita c'era il delirio. Troppe persone, il palco era diventato diagonale, era una cosa pericolosissima. Sì, iniziava a diventare troppo. Quindi, sì, beh, il promoter sul palco non era mai successo. Cioè, effettivamente. Proprio salito correndo. Perché, sinceramente... Poi che nemmeno arrabbiato, era proprio ti prego, Damiano, tu sei l'unica persona che può fermare. Ma anche perché lì, e collegandomi al discorso sportivo, e tu hai fatto sport, non sei in quella trance agonistica di quando sei in campo, non capisci niente. Io personalmente poi quando suono sono tipo i cavalli, cioè c'ho proprio il paraocchi, faccio anche fatica proprio ad accorgermi di quello che di quello che sta succedendo. Sì. Proprio anche vicino a me, è tutto molto in avanti, cioè come se ci avessi proprio la visuale limitata, perché sei
perché comunque sei troppo dentro la cosa, poi pensa all'intonazione, alla respirazione, mi sto muovendo abbastanza, mi sto muovendo bene, sono stato tutto il tempo a destra, devo andare a sinistra, se no pensano che mi stanno antipatici. Cioè tu fai tutti questi ragionamenti quando sei sul palco? Sì. Ah, non lucidamente, no, cioè chiaro, non è che mi ci metto a pensare, però sì. No, effettivamente, anche perché salti parecchio, ma cioè ti alleni? Ho cominciato da poco. Cioè, quindi fino adesso eri... Fino adesso morivo, in freestyle. Infatti cioè, sbagliavo, finivo i tour che pesavo tipo 4 kg in meno. Ok. Proprio, No, perché è stancante quella roba. No, è devastante, non è che è stancante, proprio cioè, Sì. mortale. Ci Però credo. Cioè, tra l'altro adesso quanto sei stato importante? Cioè, perché per ormai mesi, anni, in realtà io mi ricordo ogni mattina vedevamo voi che eravate da qualche parte del mondo, una notizia sensazionale, ma voi perché avete fatto questo, adesso siete tornati a suonare in Italia, cioè è stata una cosa significativa, cioè sentivi quella voglia anche di dimostrare qualcosa a qualcuno? Beh, sì, io ho anche un rapporto un po' particolare con l'Italia e il pubblico, i media italiani, perché nel senso io sono estremamente legato a tutto quello che abbiamo fatto in Italia. Cioè per me i risultati più grandi della nostra il risultato più grande della nostra carriera per me ad oggi rimane aver vinto Sanremo, perché è proprio una questione di legame affettivo anche con la cosa. Cioè io Sanremo l'ho visto per tutta la vita con la mia famiglia e mai avrei pensato di parteciparvi, quindi figurati di vincerlo con un pezzo del genere contro ogni aspettativa, quindi per me quello rimane, ma penso che rimarrà forse per sempre ha un valore di un certo cioè per me è tipo. proprio una cosa gigantesca. Allo stesso tempo le critiche da parte magari della stampa italiana mi toccano di più delle critiche all'estero, perché non so come dire, gli americani non ci devono niente, nel senso non stiamo esportando la loro cultura, non stiamo facendo nulla di tutto ciò, anzi stiamo andando da loro a esportare la nostra. Quando leggo critiche ovviamente non costruttive, cioè se uno parla di musica che non gli piace la nostra musica, cioè va benissimo, è legittimissimo, anzi meno male, cioè, se no ci sarebbe un problema. Però poi quando leggo quel tipo di critiche il pensiero che faccio non è nemmeno rabbioso, cioè è proprio che ci rimango sinceramente male, perché dico cazzo, cioè siamo usciti dal talent, abbiamo fatto i tour, tutto quanto, tutta la gavetta possibile e immaginabile, abbiamo fatto il tour nei teatri, il tour nei club piccoli, il tour nei club più grandi, il tour nelle arene, Sanremo, l'Eurovision, abbiamo vinto l'Eurovision, siamo andati, Jimmy Fallon, i Rolling Stones, cioè qualsiasi cosa possibile e immaginabile, e c'è ancora chi gli stiamo antipatici per partito preso, ma per me è una cosa che va al di là della musica. Cioè, un prodotto italiano sta spaccando nel mondo in maniera organica e soprattutto non nascondendo il fatto di essere italiano. Cioè, non è che noi fieramente, cioè, ogni 3 canzoni io dico che sono italiano, certo. Perché è una cosa che veramente per me è... Ne vado estremamente fiero, e anche viaggiando il mondo io ho sempre avuto la curiosità, ma perché le persone non italiane sono così affascinate da... Sì, perché all'estero l'Italia è ancora un brand incredibile. E però poi viaggiando cioè, capisci il perché effettivamente abbiamo una capacità empatica, una sensibilità diversa, cioè noi ci connettiamo con le persone in maniera diversa. Quando parliamo con una persona noi lo facciamo sempre con l'obiettivo di farla ridere, dirle qualcosa di interessante, farla in qualche modo interessare a quello che stiamo dicendo, mentre molte interazioni all'estero sono: ti dico una cosa di me, tu mi dici una cosa di te, tipo sto scambio, tipo giocare a carte. E quindi c'è questa fascinazione per gli italiani. Noi siamo estremamente fieri di essere italiani, non smetteremo mai di fare musica in italiano, anche perché buona parte del mio background viene da là, quindi appunto quando ci sono questo tipo di discorsi rimango un po'... Ci resti male. No, ma questo è umano. È anche bello, non che ci sia la critica, ma il fatto che tu ci possa anche rimanere male, perché diventa una roba umana, cioè perché alla fine sei un essere umano, noi siamo umani, degli esseri umani. questo discorso. E qual è quella che ti ha dato più fastidio fino ad oggi? O se c'è un modo di pensare che ti ha dato fastidio, cioè non una cosa in particolare, ma un atteggiamento. A me dà molto fastidio quando, diciamo, quel
quelle due fette che si sono create di chi dice che non siamo abbastanza rock perché appunto non siamo dei tossici che spaccano tutto e fanno vero rock, e poi invece chi appena, cioè, mi faccio un tatuaggio in più, siamo la perdizione, il diavolo, e quindi non c'è più non c'è non mezzo. c'è spazio per fare nulla. Cioè, tu non mi stai dicendo che non ti piace qualcosa che faccio o che la vorresti vedere in modo diverso, tu mi stai completamente togliendo ogni possibilità. Che cazzo devo fare? Sì, ma non credo che esista una cosa che vada bene, nel senso che è proprio... Però tu adesso hai avuto a che fare con diverse culture, diversi paesi. Io, per quella che è stata la mia esperienza, anche sentendo anche storie, altri racconti eccetera, è proprio fa parte un po' proprio della cultura un po' italiana questa cosa, cioè che tante volte è capitato anche con anche magari degli sportivi, no? Che hanno fatto delle imprese incredibili e poi però i primi ad andargli contro sono proprio quelli del proprio paese. Sì. Cioè, molte volte invece all'estero, per quanto poi ci siano tante sicuramente sfaccettature negative, però questa tipologia di pensiero non c'è. No. È una roba che... Anzi, il contrario, cioè No. anche un po' esagerato magari, no? Tipo gli americani che dicono che Pulisic è il LeBron James del calcio. Sì, sì. Ovviamente anche meno. anche meno. Sì, sì. Anche meno. Sì, sono talmente diciamo fieri e orgogliosi del proprio prodotto che per loro diventa la cosa più... Sono affascinati dal Ci sei dato una spiegazione? Cioè, secondo te perché è così? O nei vostri confronti perché è così? Ma io penso che i motivi siano, cioè non c'è un solo motivo, sarebbe veramente generalizzare. Penso che ci siano veramente tantissimi livelli del perché alla gente non piacciamo, e io penso che il primo sia puramente estetico. Cioè, io la quantità di odio che ho ricevuto e continuo a ricevere da quando mi sono semplicemente tagliato i capelli è una cosa che, cioè, non me ne frega. Lo posso dire? No, io so di un sacco di parolacce. No, si può dire. A me me frega proprio un cazzo, poi rispondo malissimo e tutto quanto. Però ti fa proprio capire quanto la gente ti idealizza, si fa un'idea su di te. Nell'esatto momento in cui tu deludi quell'idea, che però è una cosa automatica, soprattutto perché noi abbiamo fatto successo, che io ero il più grande della band e avevo 18 anni appena compiuti, quindi se non fossi cambiato da quel momento sarebbe estremamente preoccupante. Sì, cioè, abbastanza. Anche perché sei nell'età dove il cambiamento è più veloce nel minor tempo possibile. Quindi, però dal momento che tu deludi quell'aspettativa, ma anche banalmente cambiando leggermente la tua estetica o usando un diverso registro di voce per cantare, la gente impazzisce perché tu sei quella cosa là. Cioè, io sono comfort con quell'idea di te, mi sono legato a quella cosa, creo immaginari su quella cosa, e quindi dal momento che tu me la togli, io non so più chi sei, e non sapendo più chi sei ti detesto, perché c'è proprio estremamente paura dell'ignoto, del scoprire cose nuove e della contraddizione. Cioè, ci siamo anche iper legati a questa cosa che bisogna essere mega coerenti, mega fedeli con se stessi, ma ovviamente ci sono delle cose su cui sì, non si dovrebbe cambiare idea, però la musica non è una di quelle, nel senso, io ho cominciato a cantare da ragazzino che pensavo che avrei fatto piano bar, e poi ho fatto successo con una rock band, quindi le cose cambiano. Madonna, cambiate in tanti modi, ma cioè, l'esempio ad esempio quello dei social, no? Tu usi spesso i social, insomma, ed è figo anche per questo, insomma, si creano dei rapporti belli, perché poi dici la gente, però c'è un sacco di gente che vi ama, gli stadi lo hanno dimostrato, ovviamente anche qui. Ma quando tu posti una foto, no? Cioè, sai già che quel tipo, io adesso posto questa, che so che sicuro questa qua la metto, ma so che mi romperanno le scatole. Oppure questa, sono mezzo nudo, questa si guarda, non lo so, c'è il pensiero prima di pubblicare una cosa, perché sai che questa farà arrabbiare questi, oppure questa renderà... Allora, a volte posto proprio delle cose appositamente per dare fastidio a una fetta di persone, perché è l'unico potere che ho contro, cioè non è che me posso mettere a rispondere a tutti i commenti, cioè potrei, però sì, ogni tanto ci provo, però devo dire che i più grossi problemi me li hanno dati foto che proprio mai avrei pensato che sì, cioè tipo...
Ma tipo, che ne so, messo a Natale, misi una foto col gatto mio, ero nudo perché ero uscito, cioè scusate, sto a casa mia, mi sono Ok. fatto la doccia, ho preso il gatto e mi ha fatto una foto e gatto nudo. Ah, no, questo è bellissimo, aspetta perché mi vengono in mente le cose parlando. Eravamo a Garlasco che registravamo i dischi là e Vic si era portata il suo cane e c'era tipo una canzone di Shakira, una roba del genere, mi passa il cane accanto, io prendo il cane, che era un barboncino piccolino, prendo il cane e ballo con il cane, ma facendo ovviamente il cretino, e la gente mi aveva accusato di necrofilia. No! No, necrofilia, scusa, come Cioè, cazzo si dice? Zoofilia. Zoofilia. Sì, sì, No, sì, ok. Beh, quello sarebbe stato ancora... Vabbè, totale. Però comunque No, non mi sembra ma che... mi hanno accusato di zoofilia. Ma seriamente? Cioè, ti erano Sì. un botto di tweet. Sono andato tipo Certo. in tendenza su Twitter. Per questo motivo. Perché cazzo? Cioè, cose sconcertanti, capito? Però, capito, queste fanno almeno fanno ridere perché dice Chiaro. è talmente assurda. Però poi magari ci accusano anche che le nostre relazioni sono false, create a tavolino, che ci odiamo fra di Sì, noi. quello è un classico, devo dire. Quella roba un po' cioè, dà fastidio perché poi cioè, per me personalmente i rapporti personali sono veramente la cosa più importante della vita, sopra il lavoro, sopra qualsiasi altra cosa. Quindi Chiaro. poi quando vengo accusato di insomma fare le magagne non mi piace. Ok. Beh sì, quello poi è anche la prima cosa su cui la gente si aggrappa da generazioni, dai secoli. E cioè, prima hai detto anche una roba che è il percorso che avete fatto, no? Che comunque, perché è stato veloce e magari qualcuno si è perso dei passaggi, però c'è stato, cioè ci sono stati tutti i passaggi. Sì. Cioè anche la scelta di partire con un determinato tipo di live per poi arrivare a farne degli altri. E durante questo percorso, cioè com'è andata? Voi vi siete accorti, avete avuto un pensiero costante che la cosa stava crescendo, che invece, come l'avete vissuta? Noi abbiamo proprio sempre voluto questa cosa, cioè appena usciti da X Factor ci avevano proposto tipo o facciamo il tour nei clubini piccoli dai 500 alle 1000 persone o ci spariamo subito un forum d'assago, un Palalottomatica e poi vediamo. E per noi quella sarebbe stata un po' la morte artistica, cioè sfruttare tutto l'hype che c'avevi in quel momento, però poi ti ritrovi... Che è una cosa che spesso succede nel fantastico mondo dei talent, questa è un po' la cosa che succede. Succede perché i soldi sono una cosa figa e fare i posti grandi è una cosa molto appetitosa, però bisogna averci un po' di lungimiranza. Sì. E comunque cioè, avere quel tipo di lungimiranza all'età che hai detto tu prima non è una... perché comunque sono delle cose che avete scelto voi. Sì. Sì, molte delle cose che abbiamo fatto noi le abbiamo fatte proprio con un'incoscienza devastante, cioè proprio andando completamente alla cieca, completamente di pancia, però poi si sono rivelate giuste, quindi in realtà tutt'oggi continuiamo a fare molte scelte proprio senza pensare minimamente in maniera strategica, ma anche perché abbiamo capito sempre di più che il nostro lavoro è fare i musicisti. Cioè, scrivere le canzoni, suonarle, pensare gli immaginari e tutto quanto però il resto bisogna anche essere in grado di delegarlo, perché sennò ci perdi la vita presso sto lavoro. No, per riuscire a fare certe cose devi avere una squadra. Devi sì, no, assolutamente. Ma ti devi fidare, perché sennò è mortale. Diventerebbe complicatissimo. Però c'è quel video famoso che gira di voi che suonate in strada, che è sempre stato preso sempre poi quello d'esempio come dalla strada A, che è una roba che di solito a me quelle sono le cose che fanno venire la pelle d'oca, che fanno impazzire. Tu ogni tanto te lo riguardi, te lo rivedi, cos'era? Cioè dove eravate, a Roma lì? Roma, vedo il corso. Quel momento lì te lo ricordi? Ma quel periodo me lo ricordo benissimo, è stato traumatico e di grande insegnamento allo stesso tempo, perché io avevo tipo 16-17 anni, nonostante sembrassi vecchissimo, perché non so perché mi facevo crescere la barba, una cosa bruttissima. E loro ne avevano, cioè Thomas aveva tipo 14 anni, eravamo dei bambini.
e avevamo raccolto i soldi chiedendoli ai nostri genitori, abbiamo comprato questo amplificatore gigante dentro al quale collegavamo basso, chitarra e voce, che è tipo la morte dell'equalizzazione musicale, cioè una cosa terribile. Ci incollavamo tutto questo affare sugli autobus, abbiamo suonato per strada da aprile, maggio a fine estate, quindi Roma, com'è che dice Beh, Cicoria? Roma d'estate no, Roma d'agosto non è un bel posto. Cioè con 200.000 gradi, e andavamo a Via del Corso perché poi il video è ovviamente tipo best of, quindi Chiaro, è il momento chiaro. quando c'è tanta gente, però i primi 20 minuti, mezz'ora sono una cosa orribile, perché tu arrivi, ti piazzi in mezzo alla strada con un amplificatore e dal nulla cominci a suonare, cioè, senza nessuna giustificazione per quello che stai facendo. Poi spesso arrivavano la polizia, non le guardie, scusate, a farci andare via, e quindi dovevamo fare il giro della piazza, insomma, dire no sì, ce ne andiamo, scusate, non sapevamo che ci fosse bisogno di un permesso. Andava avanti così per 3 mesi, era veramente tosta, cioè pesantissimo, però allo stesso tempo io credo che abbiamo potuto fare X Factor come l'abbiamo fatto, e poi da lì in poi buona parte perché abbiamo suonato per strada, perché è veramente una scuola pazzesca, cioè ti impari a gestire i problemi, gestire la pressione in modo... Ma anche il fatto di avere davanti persone che non sono lì per te in quel momento, e in qualche modo devi conquistare quelle 3 persone che hanno il gelato in mano, la borsa, stanno passando. Perché poi ti ricapita, perché poi vai a fare i festival all'estero, vai a suonare in Francia che non sanno chi sei, e devi convincere un pubblico nuovo. Cioè ti ricapita anche quando sei ad alti livelli, perché poi magari arrivi ad altissimi livelli in Italia, ma in Spagna, Belgio, Germania è un altro game, non sanno chi sei, e se vuoi provare ad arrivare all'estero ti devi fare il festival, suonare a mezzogiorno e mezza nello spot brutto, col palco brutto, con 50 persone, e te lo devi far piacere. E lì ti torna utile quello. Dai, ma perché lo devi fare con la stessa convinzione, cioè se quando c'hai poche persone sotto al palco lo fai svogliatamente, non vale, cioè mica lo puoi fare solo quando è bello. No, anzi, però come dici tu, quella è una scuola formidabile. E quando insomma ti sei presentato, vi siete presentati a X Factor, tu hai sempre colpito dall'inizio per come stavi sul palco, cioè questa cosa ce l'hai sempre avuta, cioè tu sei nato che già sapevi che cosa fare sul palco, ma sembrando più grande sempre della tua età, anche senza barba. In realtà io ho capito di essere un buon frontman insieme al pubblico, cioè proprio io non sapevo quello che stavo facendo, cioè non avevo idea, era tutto completamente improvvisato, semplicemente per me era naturale, cioè era proprio scontato accompagnare alla musica dei movimenti che potessero coinvolgere il pubblico. E avendo cominciato in strada sempre, il mio mindset è sempre performance. Se sto in studio nel boot a registrare, se sto facendo una performance per che cazzo ne so, qualche partner, quindi ci sono 50 persone, se sto facendo lo stadio o se sto facendo lo show radio che suoniamo acustico, per me è sempre performance. Ogni volta, perché se canto, infatti io non canto mai se non c'è tra virgolette un buon motivo per farlo. Cioè quando alle interviste fanno mi canti un pezzo di no, cioè ma che poi no, è un'intervista, vieni al concerto, devo sentire cantare, ma perché proprio mi blocco completamente, mi vergogno perché non è il contesto. Perché non è il contesto. Però dal momento che mi metti il contesto io ti do dal 100%, sempre, cioè non ci so scorciatoie. E quindi X Factor per me non era lo show televisivo, guarda in camera, fai quello, sicuramente anche quello, perché devi dare uno show soprattutto a chi è a casa, perché è un programma TV. Però se io ho 100 persone davanti, quelle 100 persone devono battere tutte le mani, si devono alzare tutti, se no non sono soddisfatto. E quindi veniva naturale scendere dal palco, cioè il palco non deve essere un limite, deve essere in collegamento con la gente, quindi era automatico anche interagire con i giudici, ma anche per
mandare un messaggio, cioè nel senso noi non ci abbiamo paura di quello che sta succedendo qua dentro, cioè io mi sento tuo pari, poi in questo momento non lo sono, però io potenzialmente mi sento tuo pari, quindi ti vengo, cioè ti vengo vicino, non mi faccio sopraffare dalla tua posizione. In quel momento la posizione di potere è sempre la tua, perché sei tu sul palco. Cioè sei 40 centimetri più in alto degli altri. E quello crea anche quella magia. Ma per forza, cioè ti devi mettere proprio in quel mindset. In quel momento tu sei nella posizione di potere. Poi finisce la canzone, si ritorna tutti pari. Chiaro. Però in quel momento... Però molti anche quando finisce la canzone non lo fanno, quel salto. C'è a chi piace troppo. Esatto. C'è a chi piace tantissimo essere famosi. No, però mi hai sempre dato questa percezione di essere... non so come dire, una persona che nonostante tutta sta roba qua è rimasta con i piedi per terra. Non so se erano gli amici che dicevi prima o sicuramente, o amici, comunque famiglia. questo modo di pensare, la tua famiglia, c'è qualcuno nella tua famiglia che, cioè non so, tuo padre e tua madre hanno dato un coppino a un certo punto, ti ha detto "Oh, ma non c'è proprio, mai stato non c'è proprio bisogno. mai stato bisogno, perché io mi ritengo tipo la persona più fortunata del mondo per quanto riguarda la famiglia, cioè una famiglia super sana, mi hanno educato in maniera eccellente secondo me, quindi proprio per me viene automatico non essere una testa di cazzo, cioè, ma perché è proprio essere teste di cazzo, cioè non c'è un modo più gentile per dirlo, perché avere la pretesa che gli altri subiscano la tua presenza sempre e comunque perché tu sei in un ruolo di spicco per qualsiasi motivo, ma chi t'ha detto? Cioè, io sto in fissa col calcio, quindi se arriva un calciatore io lo subisco, ma un'altra persona che non gliene frega niente del calcio non lo subisce, quindi in realtà quella cosa non esiste, è tutta una percezione e già spesso ce l'hanno gli altri e ti mette molto, a me mette molto in difficoltà, cioè quando vado negli alberghi o nei ristoranti e mi vogliono offrire o vogliono essere, sai, questa iper gentilezza che quasi ti mette a disagio, a me non piace, cioè io voglio essere trattato come tutti gli altri clienti, poi se ti chiedo io una cosa, ma tendenzialmente uno non lo fa. Invece vedo gente che ce l'ha proprio come base, cioè proprio il pretendere le cose, il sentirsi le cose dovute, ecco, quello secondo me è proprio la cosa sbagliata, cioè niente è dovuto, nessuno ti deve niente perché hai scritto una bella canzone, sti cazzi, cioè mica salvata la vita di qualcuno. Quindi proprio nessuno ti deve mai niente. Ti è capitato di vedere in questi anni qualcuno dire, senza ovviamente fare nomi, però io così non voglio diventare? Sì. Cioè io quella roba, Sì, cioè sì, nel sì, senso sì, io sì, ad sì, esempio sì. nel mio di percorso, che chiaramente è diverso, ho più imparato e più capito chi non voglio essere che chi voglio essere, perché ne incontri talmente tanti Da che morire. dici no, io quella roba lì non la... E tu chissà quanta cazzo di gente hai visto in questi Sì, anni, sì, no, a tutti i livelli. Tanti, soprattutto su due aspetti. Il pre-show, cioè ci sono artisti che tipo prima dello show non mi dovete parlare, non mi dovete toccare, non voglio vedere nessuno, che cioè avete chill, cioè, nel senso è il lavoro tuo, sta tranquillo. Capisco che magari vuoi un'oretta per fatta affarito per 5 ore, no, affanculo. Questo scusate, Ok, artisti ok. che... E poi io una cosa che non riesco proprio a vedere sono gli artisti che hanno tipo 40 anni, 50 anni che escono con le ventenni. Io, scusate, ma ti giuro. Poi flash forward, flash forward su TikTok del 2040 ci sarà io che dico questa frase e poi io vecchio con la panza con una bella modella 19enne. No, però cioè è veramente una cosa Che ti mette un po' di tristezza. cazzo, è terribile, ti giuro. Cioè, è una cosa bruttissima. Beh. Perché poi provano a essere giovani in tutti i modi. Ogni cosa c'ha il suo tempo, diciamo. Bisogna, secondo me, accettare il cambiamento del proprio corpo e della propria psiche col tempo. Però mi rendo conto a volte anche che fare quel tipo di vita della rockstar, della pop star o di cioè a un certo punto ti fa... Da dipendenza. Sì, cioè quando tu vedi che Può tu dare diventi... No, dipendenza. ma più che altro tu vedi che tu stai crescendo o stai invecchiando, il mondo sta cambiando, tu non stai capendo che cosa sta succedendo nel mondo e allora ti aggrappi un po' a qualcosa che ti fa restare lì. Ovviamente parlo di alcune situazioni, non tutte, però beh, è chiaro, il concetto è chiaro. C'è sul palco qualcosa che ti sei ritrovato a fare e non te ne sei, cioè che alla fine dopo hai detto ma cazzo io ho fatto sta roba qua, cioè
come gesto, come... C'è un video di un nostro festival in Belgio dove praticamente il palco era a T, quindi palco principale e poi questa pedana lunghissima. Io non so perché, ma mi ha preso questa cosa, ho lasciato il microfono, ho cominciato a correre e sono saltato sul pubblico, ho fatto un salto enorme che quando lo rivedo faccio, ma che cazzo mi ha detto il cervello? Ma se non mi prendevano morivo, ma proprio morivo, perché poi sono saltato pure brutto, proprio che sono saltato, tipo tuffo mi sono proprio, girato in aria, sono atterrato di schiena, mi hanno preso che il video fa ride perché tu proprio fermo, immobile. Stock. Tipo con l'ABS, però lo rivedo e faccio, ma che cazzo mi ha detto il cervello? Cioè, mi chiedo che cosa stavo, come stavo in quel periodo. Infatti me lo riguardo, non è che stavo benissimo in quel periodo, era abbastanza tristino. Però era proprio... al contrario, io pensavo avrei detto no, che eri euforico. Non avevo nessun proprio attaccamento alla vita in quel momento. Ma perché ti giuro, oggi non lo rifarei nemmeno se mi dicessi, guarda Damiano, tu fai questo concerto, a un certo se punto fai questa cosa noi ti diamo 5 milioni di euro. Io faccio, no raga, non me la collo, ve lo giuro. Lì invece la situazione, perché faccio tanto trascinare dalla gente, sì. quindi Vabbè, cavolo, lì deve esserci. Lì la birra e la pazzia mi hanno dato Dov'è che tanta l'hai sentito fiducia. il pubblico più trascinante, che più ti ha travolto? Sud America. Lì è vero. No, in Sud America ho dovuto fermare il concerto 2 volte perché per stava diventando pericoloso. Cioè è una roba proprio che non... Ma anche per te, perché anche tu ti eri sentito... Noi suoniamo con gli in-ear che sono fatti esattamente con la forma delle nostre orecchie per il pubblico. Quindi sei completamente isolato. Io non sentivo la mia voce. Da quanto... Loro erano messicani, cioè non è che stavamo a Monteverde, amici nostri. Dall'altra parte del messicane mondo. Che cantavano estremamente più forte dell'impianto, ma tanto più forte dell'impianto. Proprio ti arriva la botta di suono, è una roba indescrivibile, no? Proprio che dici cazzo, ma sono così bravo. Però tu quella roba lì la assorbi, no? La restituisci, cioè in qualche modo a quel punto non capisci più niente. Sì, no, il concerto è proprio 100% uno scambio energetico, quindi più ti dà il pubblico, più sei in grado di dare te. Soprattutto il tipo di concerto che facciamo noi, molto fisico. Se il pubblico a un mio movimento reagisce in una certa maniera, io subisco la fatica in un certo modo. Se il pubblico non reagisce, comincia a diventare veramente faticoso. Ho sentito quando racconta che sei andato da Edo e da Luca, che ha raccontato dei Rolling Stones, cioè quel pezzo lì effettivamente era suonare per un altro pubblico che è di un certo tipo, eccetera eccetera, quindi esperienza dove dovevi conquistare qualcuno, cioè comunque ti porti la stellina di aver aperto. No, cioè quella resta una roba, ovviamente, cioè una roba da CV, proprio medaglia. Sai il meme con Obama che mette la medaglia, è quella roba lì, però ti porti a casa anche tutta quella parte un po' più negativa, perché è difficile, però insomma fa parte. Però secondo me poi è tutto ciclico, cioè tu adesso, se in proposito di flash forward, quando saranno passati tanti anni ci sarà qualcun altro a cui qualcuno probabilmente romperà e dirà ma voi non siete come quando io ascoltavo i Maneskin, cioè capito, cioè cambia il contrario, o i Måneskin, cioè tu ti incazzi quando dicono Maneskin, cioè com'è andata questa storia qua? Perché... No, ma è andata che solo Vittoria era in grado di dire Måneskin, quindi dopo 3 giorni è diventato Maneskin. Infatti tempo zero, perché ho detto chissà come la... So brutte le altre, tipo Maneskin, cioè quelle sono... Maneskin è un'agenda tra l'altro, cioè, comodissima. Sono proprio brutti, però poi alla fine è diventato. Tra l'altro io mi vanto Damiano sempre... dei Maneskin è peggio. Quello è peggio, quello è proprio la cosa peggiore, proprio lo dico, è una cosa orribile. Ho perso il mio cognome ed è anche un bel cognome, cioè un cognome figo, David no? Figo, David è swag, non è Rossi, Bianchi, con tutto rispetto, però un po' più normale, cioè figo. Cazzo, ci sta, no? Cioè siete tu, cioè Damiano dei Maneskin e Salvo del Grande Fratello, sono quelle, capisci, sono quelle cose che
che restano così legate. E che Codemoda anche a lui ha toccato lo stesso destino, anzi lui è il mio mentore. Però questo forse. senso di grande appartenenza io l'ho sempre percepito dall'inizio, perché ci avete sempre tenuto a fare le cose insieme, ad essere sempre insieme, ad essere legati, e io ho questo ricordo di cui in realtà tu non lo sai, ma io mi vanto, mi prendo sempre dei meriti di una cosa di cui ovviamente non ho. Durante il mio programma su DJ in radio c'è qua Elisa, io ogni volta che si parla dei Maneskin dico, ma i Maneskin. Quando avete vinto l'ultima intervista che avete fatto prima della serata, tipo tardo pomeriggio, eravamo in diretta a Sanremo, dalla vostra Batcaverna, dove Maneskin Caverna, dove eravate voi, l'abbiamo fatta in diretta con me, e quindi io mi vanto dicendo, te lo dico quindi se qualcuno ti ripiace, che chiaramente ma mi sembra chiara adesso anche che l'ho raccontata, che evidentemente che ci sia grande merito per questa cosa. Assolutamente sì. Però da lì poi Festival di Sanremo, Eurovision e altre cose, cioè tu quando ti sei accorto, quando vi siete accorti che la cosa stava cambiando, e qual è stato secondo te, come ti sei spiegata quell'anno incredibile, e poi ovviamente quello che è successo dopo ce lo si spiega dal fatto che vi siete fatti il culo e avete cavalcato l'onda nel modo giusto, e non era per niente scontato. Però quell'anno lì in cui è successo una roba dietro l'altra, come te la sei spiegata? Allora, Sanremo è una cosa che io ancora non mi spiego. Cioè, vero. Te lo giuro, per me non ha... Cioè anche adesso che ti ho detto della telefonata prima. Però no, veramente io è una cosa che proprio non riesco a capire. Cioè non ha... Niente faceva puntare su di noi. Cioè c'erano cioè, diciamo per quelli che sono gli schemi tradizionali, pezzi sanremesissimi, bellissimi. C'era Federico con Francesca, coppia vincente, cioè c'era proprio tutto remava contro di noi. Il pezzo che abbiamo portato, cioè noi abbiamo portato quel pezzo perché volevamo che uscisse come singolo, e abbiamo detto ok, facciamo Sanremo, lo presentiamo lì, facciamo Sanremo, così per forza lo dovete passare e nessuno ci può stoppare. E io ho detto io arrivo ultimo, cioè io vado là, faccio una figura proprio aberrante, e invece poi è successa questa cosa che abbiamo vinto, che io tuttora non mi spiego. Da lì in poi ho detto ok, se è successa questa cosa così assurda, veramente cioè l'Eurovision te lo spieghi già di più. L'Eurovision io sono arrivato dicendo lo vinco. Sì? Sì, sicuro, ho detto lo vinciamo 100%. Sì, ero certo al 100%, perché poi tutti che mi dicevano no, l'Italia non vince, è una cosa politica, bla 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 bla, lo vinciamo 100% sicuro. Sanremo perdiamo 100% sicuro. La stessa proprio sempre sentimenti estremi. Per fortuna ci hai preso su quella giusta, cioè su quella... sì, cazzo. Su quella giusta. E poi c'è stato comunque la parte dei social, quindi dei tempi del linguaggio di oggi vi ha anche, insomma, come dire, cioè io credo che il fatto del poter essere, cioè la vittoria dell'Eurovision più il fatto che oggi non ci sono limiti, vi ha permesso di arrivare dall'altra parte del mondo. Sì. Beh sì, è stata anche perché poi l'America è arrivata ancora dopo, cioè c'è stato tutto l'esplosione Eurovision, zitti e buoni, e poi da un giorno all'altro cominciamo a vedere che Begin fa tipo 10 milioni di streaming al giorno, e facciamo tipo ci deve essere un errore, e poi continua questa cosa, e poi ci cominciamo a scrivere ragazzi, sta succedendo qualcosa con Begin, forse dovremmo cominciare a suonarla nelle trasmissioni. Noi eravamo tipo no sì, ma te pare, non ce va, che schifo, abbattetela. E poi ha continuato cioè è una cosa inspiegabile, e quindi abbiamo detto vabbè, nel senso abbracciamo questa cosa. Tu non sei più padrone della cosa, cioè nel senso quella roba lì a quel punto non te ne accorgi. Tu magari volevi andare in un'altra direzione e salta fuori un Begin che ti porta dall'altra parte del mondo. I nostri piani erano diversi, ma anche perché non è che noi abbiamo detto ok vabbè, Begin è forte, pusciamola su TikTok o facciamo un piano. No, anche perché tutte le volte che qualcuno fa questa roba non funziona, esatto. Ed è una merda. È successo da solo, non so chi è che l'ha fatta andare, ma se sa chi è che l'ha fatta andare virale? Chi è il primo che ha postato? La cioè, Malesia. Capito? La Malesia persone malesi, capito?
Salutiamo tutti gli amici della Malesia che peraltro ascoltano. E tutte le tigri. E tutte le tigri. Roar, così, giustamente. Cazzo, dalla Malesia, perché poi sono tanti anche da quelle parti. E poi, in Oriente. e poi è successo e abbiamo avuto un pezzo... Però anche lì, nel senso, questa cosa può succedere. Succede, no? Che un pezzo diventa virale, però da lì a costruirci attorno tutto il resto cambia tutto. Ovvio, Cosa sì. si fa in quel momento in cui tu ti accorgi che arriva questa roba, una cosa così potente, un'ondata così potente? Il nostro pensiero principale era stato: ok, questa sta andando virale, quindi non diamogli solo questo, perché se no una volta che finisce questa cosa non sanno dove altro andare. E quindi in realtà mentre Beggin faceva tutto questo, il nostro focus era su I Wanna Be Your Slave, che infatti poi è il nostro secondo pezzo che è andato meglio, perché piuttosto che mangiare tutto il mangiabile su una cosa che comunque sta già funzionando organicamente, e ad oggi Beggin fa ancora tipo 5 milioni di streaming al giorno, cioè dei numeri folli per un pezzo che non è un singolo, non ha un videoclip, ed è... Possiamo dirlo, è andato meglio dell'originale, non lo so, Su, non lo so, su non so i Spotify, numeri, su però Spotify sentiamo Madcon, di chi era il pezzo? Il pezzo è di Frankie Valli. Ok. No, su Spotify sicuramente è il migliore, perché Spotify in Italia è arrivato nel 2008, il pezzo Madcon nel 2007, quindi hanno fatto in tempo a beccare l'onda allora. Però oddio, mi sono perso. No, cioè che sì, vi siete concentrati, focus, cioè diciamo sì. hai usato Beggin per raccontare i Manes, cioè per Una raccontare cosa tua, l'altro sì, mondo, esatto, nel senso esatto. ok, questo è il mio, ok, tu vieni qua per questo, però io ti racconto tutto il resto. Esattamente. E in qualche modo questa cosa comunque ha Che poi è quello che abbiamo sempre fatto. C'è anche il primo tour che era di cover. Ok, mentre facciamo il tour di cover scriviamo il disco, perché certo. appena finisce questo tour noi gli dobbiamo dare musica a queste persone, Sì. perché se no le cover a un certo punto basta, cioè non è roba nuova, no. Quindi immediatamente però ad dare un esempio disco. cioè, mi ha colpito molto questa cosa, perché invece vedevo che recentemente c'era questo fenomeno sul fatto che i social in qualche modo stessero distruggendo poi alcune, diciamo comunque riscrivendo il mondo della musica, perché c'erano degli artisti che magari avevano fatto una hit che aveva avuto il successo di Beggin come viralità su TikTok, poi nei concerti la gente sapeva solo il ritornello, e poi c'era l'artista che faceva così e la gente non la sapeva, perché sapeva solo quei 15-20 secondi che venivano usati come audio, no? Sui social. Quello è un rischio, nel senso, dall'altra parte, che voi invece in qualche modo non avete corso, o comunque avete corso ma l'avete superato. Secondo me è sempre cioè, se ti va virale il ritornello della canzone su TikTok e tu cominci a fare contenuti solo col tuo ritornello, e vai nella radio e canti il ritornello, poi succede automaticamente, cioè nel senso, alla gente piace quella cosa, ne fa uso per fino a data di scadenza, tra virgolette, perché tutto c'ha una data di scadenza, poi si rompe le scatole e prima viene il titolo e poi il nome dell'artista, quindi certo, si ricorda forse il titolo della canzone, forse la melodia. La cosa importante è riuscire a far leggere alle persone il nome dell'artista, cioè riuscire a far dire alle persone: bella questa canzone, chi è? le altre, che è un discorso che la gente fa pochissimo. Cioè, Oggi è io litigo molto con le difficile. persone perché gli dico: ok, sì, ti piace questa canzone, ma tipo il disco l'hai sentito? No. E allora allora non ti piace? Ma tu vedi i tuoi colleghi che invece hanno rinunciato a questa cosa? Ma io ho molte poche interazioni in realtà con i miei colleghi, cioè ho poche amicizie, e con quelle poche amicizie cerco di non parlarci Di musica? di lavoro, ma anche perché poi noi come prodotto e come progetto siamo proprio diametralmente opposti a tutti gli altri, quindi cioè farei fatica anche a trovare punti in comune. Per me è molto difficile anche parlare con artisti solisti, perché le dinamiche che ci sono all'interno di una band sono completamente diverse. Cioè, come faccio io a farti capire che tutto è figlio di un compromesso, tutto, cioè non è che io mi sveglio e decido ok, sta canzone è figa, famola. No, cioè c'ho altre tre Lì come persone. funziona il processo tra di voi? È cambiato varie volte, diciamo che per la maggior parte della nostra carriera è stato proprio: andiamo in sala, scriviamo il pezzo dall'inizio alla fine insieme, deve piacere a tutti dall'inizio alla fine. Solo che questo era un po' infantile come la motivazione che c'era dietro, perché era sempre che tutti volevano che il proprio gusto fosse rispettato, che la propria idea fosse rispettata, mentre
con questo ultimo disco specialmente abbiamo proprio imparato di più a rispettarci come artisti individualmente, perché comunque noi siamo un gruppo, siamo un nucleo, però il nucleo non può esistere senza le 4 individualità. Quindi quello che è stato detto è: separiamoci, scriviamo tutte le proprie canzoni come vogliamo, senza darci cioè non ce le facciamo nemmeno sentire finché non sono finite, e poi alla fine di tutto ci siamo ritrovati in una stanza a sentire tipo 100 canzoni e le avevamo scritte in un mese, e normalmente in un mese ne scrivevamo, se tutto andava bene, 4. E alla fine comunque dell'insoddisfazione c'era, perché su una canzone di fan passo indietro di più, mentre in questo modo ognuno dice: oh, questa per me è la canzone che mi rappresenta, quindi se è nel disco io sono rappresentato, quindi c'è proprio ognuno, siamo un 4, ognuno sceglie proprio la sua canzone, e quella non c'è possibilità di veto, sta nel disco. E una volta che c'è quello, c'è anche la leggerezza per dire: ok, adesso facciamo effettivamente quello che è meglio per la musica, che è la cosa più difficile da fare da musicista in generale, cioè sia da produttore, songwriter, musicista turnista, cioè la musica non lavora mai per te, sei sempre tu che lavori per la musica, e soprattutto la musica ti dà in continuazione, cioè tu senti una canzone, ti emozioni, ti aiuta a processare i tuoi sentimenti, ti aiuta a descrivere situazioni e tutto quanto, ti dà in continuazione. A un certo punto devi ridare, cioè non puoi solo prendere dalla musica, se no è un rapporto tossico e non esiste, cioè tu ti devi proprio concedere, e concedersi è anche fare dei passi indietro rispetto al proprio gusto, alla propria idea, e dire: questo è meglio per la canzone, questo è meglio per la musica, cioè io se faccio questa cosa contribuisco meglio alla musica. Ed è una roba super difficile da imparare, cioè io la cosa che ci ho messo più tempo a imparare nel mio scrivere le canzoni è quando non scrivere, cioè quando non mettere niente, i silenzi, non devo cantare tutto il tempo, ci deve essere dello spazio, dell'aria tra le parole, perché invece per me prima era riempi tutto, cioè riempi tutto, infatti se vedi la quantità di parole che ci sono nel primo disco e nell'ultimo è diverso. Che è, come dici tu, è comunque più difficile. È molto più difficile capire quando non devi dire qualcosa. Sì. Molto. Beh, e tra di voi comunque mi sembrate 4, cioè dei caratteri un po' diversi. Sì. No? Cioè ognuno ha il suo mondo, ognuno ha... Sì, ed è questo uno dei segreti per cui state insieme. Cioè il fatto di essere tutti uguali a volte può essere in realtà più difficile da gestire. No, cioè sopravvivere, e non solo sopravvivere, ma fare quello che avete fatto in questi anni è un concetto di squadra molto forte. Sì, no, secondo me è proprio il fatto che siamo tutti e 4 in grado di esistere da soli che ci rende poi un buon nucleo. E ci sono delle differenze proprio estreme fra di noi a livello di gusti musicali, a livello di background, quindi quello credo che sia proprio l'ingrediente segreto della nostra musica, che c'è chi dice che non siamo veramente rock, c'ha ragione, perché noi non siamo cioè non siamo propriamente schematicamente rock, come è vero che non siamo schematicamente pop, come è vero che non siamo niente tra virgolette. E questa è la cosa più figa secondo me del nostro progetto, che non però quella è la cosa che fa impazzire fa impazzire le persone, certo, però è anche quella che secondo me ci ha dato il successo che abbiamo, che non abbiamo un posizionamento vero, quindi non andremo mai a pestare i piedi a qualcuno, non siamo mai entrati in competizione con un altro artista, che un po' per il nostro modo di essere, ma anche proprio a volte succede naturalmente, cioè due due donne del pop, i due rapper, che cazzo ne so, io le due band, per noi non c'è mai stato, cioè non c'è una controparte, ma non perché noi siamo fighi e speciali, semplicemente perché appunto noi credo che siamo stati in grado di creare questa visione che è un mix tra le 4 visioni, quindi non sarà mai una cosa ripetitiva, perché 4 teste. Ma questo fatto tu dicevi che perché esistiamo da soli, no? Cioè questa cosa è quella che tiene uniti. Cioè tu ti sei mai chiesto come mai
nelle band del passato a un certo punto il frontman o qualcun altro pigliava e se ne andava? Cioè ci pensi mai a queste cose? Ma io penso che quello sia cioè prendere e andarsene credo che sia il modo tossico per farlo, e derivi ovviamente da risentimenti, perché comunque poi le band sono molto simili a dei gruppi di amici o delle famiglie, quindi cioè, ci sono litigi, risentimenti eccetera. Però credo che dall'altra parte sia un processo naturale, cioè tu sei un artista e hai un progetto che è la tua band e ti doni a quel progetto lì, però comunque quello che puoi fare è sempre, tra virgolette, limitato a quel contesto lì. Quindi puoi andare a vedere altri contesti, provare a collaborare con altri artisti, fare una roba da solo, fare una roba diversa che non sia musica. Secondo me è una cosa quasi necessaria, se lo vuoi fare per tanto tempo, perché c'è bisogno di stimoli, che non vuol dire che abbandoni il progetto principale o fa schifo quello che hai fatto con loro, semplicemente si cresce, si cambia, e secondo me sarebbe, cioè, per noi come band magari tra 5 anni sarebbe anche utile fare un anno di pausa, tutti e quattro fanno progetti diversi e poi ritorniamo per vedere. No, ok, adesso stiamo facendo esperienze fuori insieme, facciamo esperienze fuori separate. Cioè senza mai dire distruggiamo, cioè senza mai dire... Se non c'è la necessità, perché... Sì, però diciamo delle band che hai come riferimento, che tu dici cazzo io sognerei una carriera come quella. Questa è una domanda molto difficile, perché sono veramente pochi gli artisti per i quali ho detto, cioè che mi hanno affascinato talmente tanto da dire ok, ne seguo la carriera, ne seguo anche magari i cambiamenti eccetera eccetera, quindi non ti riesco a fare un nome di magari di una... Esatto. La cosa che mi ha sempre affascinato, e credo che sia anche la cosa che poi mi ha aiutato ad essere considerabile bravo oggi, è che io sono proprio curioso di musica, cioè non c'ho limiti, non me ne frega niente del genere, se è considerata trash, se è considerata una poppata, non me ne frega niente, non c'ho interesse in quel modo, sotto quel punto di vista. Quindi per alcune cose io voglio rubare a Justin Timberlake, per altre cose voglio rubare a Cobain, per altre cose voglio rubare a Cornell, per altre cose a Steven Tyler, che è la cosa migliore in realtà, per altre cose a Dua Lipa, sì, banalmente, per altre cose a Billie Eilish, perché tanto il fatto che la musica non possa coesistere, cioè due tipi di musica distanti non possono coesistere all'interno di un singolo artista, secondo me è molto stupida come cosa. Anzi, a me piacciono gli artisti versatili, cioè se sei estremamente intonato, bello, perfetto, chiaro, bravissimo, sai rappare, sai fare R&B, cioè fare più cose, hai senso del ritmo, hai interpretazione, cioè si possono fare talmente tante cose che limitarsi a una, due è, non so come... Sbaglio, c'è Nutini che ti piace anche, da morire, sì. Leggevo che c'è una canzone in particolare l'hai voluta cantare o comunque dedicare al resto della band. Sì, perché una delle prime esperienze non in strada che abbiamo fatto è stato questo contest, che non so se lo fanno ancora, si chiama Pulse Contest, che praticamente era in 3 serate, 2 serate suonavi un pezzo solo e poi l'ultima che era la finale suonavi un pezzo originale e un altro pezzo. Noi siamo andati lì proprio con l'idea di dobbiamo fare il panico rispetto a tutti gli altri, quindi ogni esibizione cercavamo di aggiungerci una cosa, e quindi una volta ci siamo portati 2 amiche nostre che ballavano e quindi abbiamo fatto questa cosa trashissima con le ballerine sul palco, e invece quest'altra volta abbiamo portato un mio amico Giulio, che ha fatto anche un po' di film veri, e a recitare con noi sul palco, e abbiamo fatto Iron Sky di Paolo Nutini, che ci piaceva il pezzo e aveva poi questo monologo di Chaplin all'interno, e quindi ci sembrava tutto bello.
Solo che praticamente non eravamo molto studiati all'epoca e noi non avevamo provato questa cosa del monologo. Quindi mentre Giulio recitava il monologo, noi non sapevamo quando riattaccare e ce ne siamo accorti mentre lui suonava. E quindi ci siamo guardati proprio come dire, Madonna, ma quanto cazzo siamo stupidi. E non si sa come Ethan ha fatto un fill e siamo rientrati tutti perfettamente nello stesso momento, perfetti, e io intonato, cioè sembravamo mega pro, cioè sembrava che l'avevamo provata 1000 volte, e quella cosa mi ha fatto proprio dire cazzo, cioè dove non arriviamo con l'essere responsabili, l'essere lungimiranti con l'esperienza, ci arriviamo con la chimica, cioè c'è una chimica, c'è qualcosa speciale, cioè se è bastato uno sguardo, facevamo schifo all'epoca, cioè proprio schifo, tecnicamente pessimi, proprio dico cazzo, cioè se c'è questa cosa che veramente basta guardarci per attaccare allo stesso tempo, e poi il pubblico ci ha dato una reazione che confermava quella che era la nostra sensazione, lì ho veramente detto ok, cioè abbiamo una marcia in più rispetto agli altri, cioè abbiamo un pensiero diverso rispetto agli altri, abbiamo proprio un drive diverso e ci vogliono quei momenti che ti danno un po' la sicurezza anche su di te. Tra l'altro, parlando di contest, prima una cosa che mi sono sempre chiesto, ti volevo chiedere, cioè X Factor, non parliamo tanto X Factor, Maneskin, X Factor, però X Factor quell'anno non l'avete vinto. No. Ci sei rimasto male quella sera? No. Non te ne fregava niente? Ero contento. Addirittura? Ero contento. Sì? Sì. Non voglio dire una cosa cattiva. Allora, io veramente non ho rosicato, zero. Però il motivo per cui ero contento era perfetto, domani mattina i titoli non saranno Lorenzo Di Citra ha vinto Sanremo, saranno i Maneskin, Sanremo, X Factor. Saranno i Maneskin non hanno vinto X Factor. Cioè, quindi tu avevi già pensato a... E infatti, ed erano quelli. Cioè, Okay. quello diceva la gente, perché era tipo folle, e io ero più contento dello scandalo. Cioè, se vincevamo era tutto troppo preciso, no? Sì. E invece cazzo, cioè proprio fermati. Cioè, ha fatto più casino il fatto che Sì. voi non abbiate vinto X Factor che il fatto di vincere, perché... Poi purtroppo sulle spalle di un'altra persona, e mi dispiace Certo. tantissimo, perché lui l'hanno massacrato senza che lui avesse nessun tipo Chiaro. di colpa. Noi proprio... Sì, è stato più una condanna, poverino, Cazzo, alla fine. ma per anche lui. poi da parte di noi zero rancore nei suoi Certo, confronti, cioè figurati, amici, anche un bravo ragazzo, bravissimo, bravo, una anche persona cantante. ma poi una persona di una dolcezza incredibile, cioè una persona carinissima, tutto quanto, tutto il percorso insieme, mai una discussione, tutto quanto, e poi alla fine era il nostro nemico giurato, Sì, perché avevano deciso gli altri, Certo. capito? Sì. Però vabbè. Beh, cazzo, forte che avevi già avuto quel pensiero di vedere questo punto di vista. Che... Sì, ma bisogna pensarle, cioè per me bisogna anche pensare queste cose. Nel senso, non è tutto un cioè non è, se le cose vanno troppo bene, a me mi preoccupa sempre. C'è qualcosa che non va. Sì, Beh, scusami, in quel periodo che dicevo, no, l'escalation incredibile di cose che sono successe, qual è quella che ti ha fatto dire di più? Cazzo, io ero in via del Corso a suonare, adesso sono qua che sto... durante il periodo X Factor, intendi, No, da Eurovision in poi. Cioè da Jimmy Fallon ok. cos'è, cioè ai Grammy siete andando, perché tutte le avete fatte, cacchio. Allora, perché io sono molto freddo, quindi è raro che cioè, vado Che lì provi emozioni. però A parte per Westbrook, a parte A no, parte per lo sport è un altro, per ti lo capisco. sport io sono È un'altra roba. come le Directioner nel 2012, cioè Sì. me metti davanti Totti, non so più parlare, Ok, proprio chiaro, tranquillamente. il concetto è chiaro. Se mi chiedono chi è il tuo idolo, Michael Jordan, cioè proprio non parlo più di musica. Lui non l'ha incrociato ancora. No, purtroppo no. Succederà. E che so di... Ah sì, avevamo fatto Fallon da poco e tipo 2 mesi dopo dobbiamo riandare da Fallon, e a me quella cosa mi ha fatto dire cazzo, ma quanto cazzo siamo famosi che Fallon già ci rivuole 2 volte. E quella è stata la cosa che mi ha Che t'ha stupito, fatto effetto. però io purtroppo, e per fortuna dall'altra parte, è raro che mi faccia tipo oddio, cioè, è tutto molto... Tra tutti i red carpet, tutte quelle situazioni, cioè, anche incontri, non ci sono stati degli incontri che ti hanno comunque un po' destabilizzato?
o qualcuno che ha dimostrato di essere un tuo fan o un vostro fan e tu hai detto cazzo. Vabbè, Angelina Jolie è stato un bel flex. Quello, ogni tanto riguardo il video e sì, poi non lo so. No, è figo quando magari band che ascoltavo da piccolo adesso comunque interagiscono con noi, cioè comunque abbiamo fumato una sigaretta con Dave Grohl, fumato una canna con Paul McCartney. No, non si può dire, questo cancelliamo. Non si può dire Paul McCartney, non si può dire. Si può dire, ok. Paul McCartney non si può, c'è un diritto. Fumato una canna con Paul McCartney. Cazzo, ma questa è una cosa da Olimpo, ma questa è una cosa da Olimpo. Cioè, vabbè, è una roba. Sì, però è raro. E che ti dice Paul McCartney quando si. No, è un dio, cioè tira fuori la canna dal taschino e fa I don't give a fuck, I don't give a fuck. Comincia a ballare. Devastante, cioè. Paul McCartney. No, cioè. quello è stato dai, devastante. cazzo, cioè. Però comunque non mi viene da fangirlare. No, capito? ma senza fangirlare. Però. O fanboiare, scusa, non voglio essere sessista. Fan in generale. Fannare. Cioè, ok, però fermiamoci ed è una roba assurda. Poi uscendo dalla serata ho detto cazzo, fumano la canna con Paul McCartney. Cioè, quella è. I Beatles, cazzo, cioè è proprio incredibile, è davvero incredibile, sì, incredibile. E questa roba la vivete tutti nello stesso modo? C'è qualcuno degli altri che invece la vive un po' più Thomas quando incontra esponenti di grandi band, diciamo che un po' ci resta, un po' ci resta. Ci va sotto. Scusa, no, lui si emoziona, ma lui è bella. È bellissima, è una grande qualità di Thomas. Lui è proprio estremamente genuino, non gliene frega niente di risultare in nessun modo, quindi proprio si prende bene, va lì, gli attacca i voli, però cioè nel senso adesso possiamo dire di essere amici di buona parte dei Metallica e buona parte è merito suo che si mette è lui che fa lui è il PR, diciamo, il PR del gruppo, della band. Madonna. Vic invece fa festa, è vera questa cosa? Vic fa festa di brutto e lei si prende a bene. Sì, diversamente, lei è tipo più oh my god, e poi torna normale, sì. Torna tutto normale. Sì. Beh, sta cosa insomma è forte perché appunto poi ognuno di voi ha il suo mondo, ha i suoi riferimenti, i propri idoli, passioni che poi esulano anche da quelle che sono quelle che hai citato, però insomma sono degli incontri che mi sembrano abbastanza tosti. Significativi. E, voi insomma stai ancora spesso a Los Angeles, no? E adesso da un po' mi sto disintossicando, però perché infatti guarda, quando ti ho sentito che ne parlavi male un po' ci sono rimasto male, perché invece nella mia testa, o per la mia esperienza che non è stata sicuramente come la tua ma diversa e un po' più corta, mi è sembrato quel posto invece dove accadono le cose, cioè dove riesci a far accadere un sacco di cose, dove tutto può succedere, dove c'è una grande, come dire, plasticità nelle varie situazioni, però c'è un altro modo di pensare che invece aiuta un certo tipo di atteggiamento. Sì. Però allo stesso tempo tu dici io lì non ci vivrei mai. No, cioè la cosa che ti ho detto, per me, io la cosa a cui do più valore soprattutto sono i rapporti personali, quindi è vero che lì succedono le cose, se devi lavorare lavori a 200 all'ora, questa cosa è verissima, e infatti non è che non ci voglio andare, ci vado, fa parte ma sono anche contento quando ci vado, comunque c'è sempre il sole, feste, si sta bene, ci sono tutti i migliori musicisti al mondo, cioè comunque non è che sono in guerra. Chiaro. Però ci faccio proprio fatica, però vabbè, forse non ho ancora incontrato le persone giuste, però faccio proprio fatica ad allacciare dei legami, cioè tutte le persone che considero amiche lì sono di origine europea, sono andate a vivere lì. Con il popolo autoctono ma sicuramente è un limite mio, però faccio un po' fatica a trovare connessioni proprio. A Venice sei andato a giocare un po'?
Ma dove vado? Là sono tutti alti 1,95 m, sai che mi fanno però... a Venice? Venice mi obliterano proprio. Proprio mi bullizzano malissimo. Vabbè, però simbolica la roba, un giro No, ci vuole. È che nessun altro gioca, quindi... Nessun altro No. Niente. Ma proprio sport non è contemplato. No, non è proprio il loro campo. Non è contemplato. Né da vedere né da praticare. Beh, ok, che il concetto mi sembra abbastanza chiaro. Un'altra cosa che ovviamente di cui si è parlato tanto, fammi anche un po' citare un pezzo vostro, che è il fantastico Gossip. Tu prima citavi di quanto ti dà un po' fastidio anche quando altri manipolano situazioni o altro livello eccetera. Come hai vissuto tutto il momento della fine della tua relazione, vedendolo dal tuo punto di vista, che guardavi quello che dicevano gli altri, cioè il vedere quello che succede, perché io come tutti siamo abituati a vedere quello che magari il punto di vista di chi legge le cose, ma il punto di vista di chi vive le cose che poi legge è un po' diverso. Guarda, io per fortuna da questo punto di vista sono diventato abbastanza immune ed ho anche io preso la decisione io per tanti anni mi sono nascosto, sono stato sempre a controllare tutto, però è solo uno stress e delle cose non possono essere controllate. Però allo stesso tempo, cioè, fa nascere uno spunto di riflessione. È giusto che una persona, per il fatto che sia andata in televisione, non debba sentirsi al sicuro di comportarsi come crede in pubblico, perché un qualche stronzo X può tirare fuori il telefono e potenzialmente rovinargli la vita. Esiste la sfera privata e quella cosa deve rimanere privata. Cioè, a me la gente che tira fuori il telefono e mi fa le foto, i video, per me è una follia, è completamente una mancanza di umanità. Quando io scendo dal palco, ovviamente se sono in una situazione tranquilla, a me fa anche piacere fare le foto con le persone, mi fa anche piacere scambiarci due parole, perché poi veramente becchi gente interessata. Cioè, ci sono state persone che hanno fatto serata con noi perché ci hanno chiesto una foto, si sono rivelate simpatiche e hanno fatto serata con noi. Quindi non è la spocchia, però è il rispetto verso la persona. Cioè, io non capisco come una persona gli venga in mente di tirare fuori il telefono e fare un video a me che mi bacio con un'altra ragazza. Cioè, piuttosto tienilo te e facci quello che ti pare, quello non c'ho potere. Ma che cazzo pubblichi? Cioè, e poi soprattutto, perché lo pubblichi? Perché vuoi fama, vuoi il tuo momento di fama. Ma lo devi fare sulle spalle mie. Cioè, dopo in quel caso lì non riesci cioè non sai chi l'ha pubblicato quello. No, io lo so chi l'ha pubblicato e io ho anche scritto, io ho detto che lo denuncio, perché non può. Ma certo, non può. Tu puoi farmi un video ma non puoi pubblicarlo. Ok. Quindi preparati, amico. Però no, basta avere paura di risultare antipatici. Io non sono antipatico se ti dico di no a una foto. Io ho una motivazione se ti dico di no. Io non ti dirò mai di no se non sto facendo, se sto aspettando che arrivi il treno in stazione, ma perché cazzo ti devo dire di no? Cioè, non è che sono cattivo, ma se io sto facendo una chiamata, tu non sai con chi sono al telefono, non sai di cosa sto parlando. Cioè, ti capita che tu mentre sei al telefono, mentre stai parlando... Mi è capitato con la mano operata che mi chiedessero le foto all'ospedale. Tu non sai perché una persona è all'ospedale. Sì, lì è proprio un'educazione. Spesso è puramente il fanatismo di avere la foto con te. Che ti ripeto, va bene. Cioè, perché è anche parte della magia, no? Noi abbiamo il grande privilegio di far scaturire delle emozioni superiori o diverse a quelle quotidiane nelle altre persone. Certo. Quindi questo è qualcosa di magico, un privilegio, e quindi ti devi prendere anche la parte negativa. Cioè, non tutti hanno un autocontrollo tale da... Però il rispetto proprio del privato e della sfera umana, quella è proprio una cosa che... Tu quindi, tra l'altro, adesso scusami, tornando al motivo poi per cui ti hanno fatto il video più che altro, cioè, questa è la prima volta che vivi la tua fase Maneskin da single? Sì. Cioè, sei sempre stato fidanzato fino adesso? Anche questo è un punto di vista interessante. È una roba assolutamente. Cioè, perché è un'altra roba che fa la differenza. Che però fino a quel momento quanto è stato importante, anche per tutti i ragionamenti che tu mi hai detto prima, al di là poi dei sentimenti, eccetera, però il fatto che ci fosse una persona a fianco con cui tu avevi vissuto
tutto il pre, il durante e quello che stai vivendo ora? No, ma la relazione che ho avuto è stata una parte super importante anche della mia crescita, perché comunque diciamo che mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente e l'idea che le persone avevano di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse lì, no? Che fosse anche un po' un perno su cui muovermi è stata di grandissimo aiuto. Poi cioè, fortunatamente ho accanto a una persona intelligente, quindi mi ha insegnato tante cose, quindi no, assolutamente è stata una parte fondamentale. Cioè penso che sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato, sì, probabilmente sarei morto. No, perché quella parte ti tiene comunque un po' con... L'ho sempre detto apertamente, probabilmente mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a 21 anni, invece 24, cazzo. Fin qua ci siamo, ragazzi. No, adesso poi inizia tutta una nuova vita, insomma, di grandi cose. Mi colpisce molto e questa chiacchierata ne è stata un po' la conferma, tra quanto poi ci sia un'immagine magari legata a voi di trasgressione, quando in realtà io già mi ricordo l'ultima volta che ci eravamo visti, cioè tu già non bevevi niente, nel senso se eri... adesso ho ricominciato qualcosina, però nel senso... Sì, però se c'ho i concerti no, ma quando uno vede certe cose pensa a un certo... Tu prima citavi i rocker di qualche anno fa e della loro vita, c'è un grande contrasto tra questo immaginario, però fa parte anche dei giorni... Cioè, mi sembra che la tua generazione, perché comunque tra di noi c'è qualche anno di differenza, sia molta più consapevole di tante cose. Secondo me in parte consapevolezza e in parte il discorso che facevamo prima, cioè noi, la mia generazione, siamo consapevoli che se io vado a una serata e mi sfascio, la gente lo vedrà. Anche quello. E non voglio che la gente lo veda, mentre all'epoca era nessuno sapeva o esce una foto mega iconica tipo che stai a vomitare dall'ottavo piano ed è una figata, oppure o usciva mesi dopo, oppure, anche quello cambia. Oppure usciva però raccontata male, perché giustamente erano tutte testimonianze, non c'era la foto, quindi era la parola tua contro la loro. Mo video, TikTok, whoopsie. Chiaro, e via. E sei del gatto. Quindi anche quello diciamo che diventa un campanello. Tutti house party, infatti. C'è qualcuno che ci casca lo stesso, ma quello c'è il video di Adele, bellissimo. Qual era? Adele ubriachissima. Perché tutti vogliono una foto con me? Perché sei Adele. Però capito, almeno faceva qualcosa di, cioè almeno era carina, era simpatica, era ubriaca cute. Pensa se dai, vabbè. Diventava peggio. Insomma, dai. Io ti ringrazio un sacco per questa chiacchierata, anche perché comunque tutto il motivo per cui, un altro dei motivi per cui vi sta succedendo tutto quello che sta succedendo, e credo che siate dei grandissimi professionisti, anche il fatto che tu oggi sia qui dopo il concerto di ieri a San Siro e che voi siete qui con la squadra ne è una dimostrazione incredibile. Quindi per me te ne sarò grato forever e ci becchiamo alla prossima, che sia un campetto, che sia un concerto, che sia un'altra situazione, o se passi dal basement sei il benvenuto. E salutami gli altri, lo dicono, salutami gli altri. Vi porterò i saluti degli altri Maneskin. Detti anche, grazie a Damiano Di sai finire. Damiano David, grazie davvero per essere passato dal basement. Grazie a voi. Non sei un trapper, sei uno, no. cioè cappellino. Sono anche un rapper, ma non solo.